Centro America. Questa volta siamo andati ad ovest. Il richiamo del nuovo mondo ci ha spinto lungo una striscia di terra sottile, stretta tra due oceani. Dove si incrociano storie, culture ed una natura potente che domina tutto. Un viaggio tra città vibranti e foreste che sembrano non finire mai. Ed oggi partiamo da qui. Benvenuti in Costa Rica. Eccoci di nuovo in aeroporto, il nostro habitat naturale. Lungo viaggio ad ovest. Eccoci arrivati all'aeroporto di San José. E proprio da qui ci dirigiamo in autobus verso la penisola di Osa e più precisamente verso Drake Bay. Sì, la baia prende il nome proprio da Sir Francis Drake, il leggendario corsario inglese. Ed è lo stesso Drake a cui è stato dedicato anche il temuto canale di Drake, il tratto di mare che separa la Patagonia dall'Antartide, noto per le sue acque agitate e imprevedibili. Nel 1579, durante il suo viaggio intorno al mondo, Drake trovò rifugio in questa baia per ripararsi e rifornirsi, e secondo la leggenda avrebbe persino nascosto un tesoro qui. Spoiler, non abbiamo trovato cassaforti e dobloni, ma imbarcandoci dalla cittadina di Sierpe abbiamo trovato subito un luogo selvaggio e meraviglioso. La nostra base è stata Huita de Drake, situato proprio nella baia. E dopo un atterraggio direttamente sulla spiaggia, ecco che il giorno successivo ci spostiamo subito al Parco Nazionale Corcovado. Sveglia all'alba qui a Drake Bay, perché stiamo andando in escursione nel Parco del Corcovado. L'alba qua è fantastica. Il Corcovado è un luogo magnifico, immerso nella giungla, è la dimora di un'infinita biodiversità e noi ci immergiamo al suo interno rapiti dalla sua bellezza alla ricerca del tapiro. Inizio veramente stancante oggi. È vero che ancora non abbiamo preso il fuso orario, è vero che da 3 giorni che viaggiamo perché abbiamo fatto scalo negli Stati Uniti, abbiamo dormito lì, ci siamo svegliati prestissimo per prendere un aereo per San José, poi a San José ci siamo fermati una notte, la mattina molto presto abbiamo preso un autobus che doveva portarci qui a Drake Bay in circa 4 ore e mezza, 5, in realtà ci abbiamo messo 7 ore e mezza. Siamo arrivati al porto di Sierpe, abbiamo preso la barca per arrivare qui a Drake Bay, è un posto fantastico, però questa mattina ci siamo svegliati alle 4:45 e tra barche, scomodità varie, è stato veramente veramente difficile. Il trekking di per sé è assolutamente bellissimo, abbiamo visto un sacco di animali, è stato un po' difficile catturare tutti questi animali perché il trekking è veramente molto faticoso. Non è faticoso per una questione di chilometri che vengono percorsi, ma si fa un po' avanti e indietro attorno alla station della Sirena,
però bisogna andare molto veloci per non perdersi gli animali, e quindi insomma è stato veramente un tour de force e siamo veramente distrutti, però il posto è davvero unico e ci sta piacendo un sacco. Un'altra esperienza imperdibile nella penisola di Osa è il Drake Bay Trail. Un percorso mozzafiato lungo la costa selvaggia, soli e senza guide al cospetto di uno dei tratti di costa più belli di sempre. Ma dice 2 persone al massimo, non è molto incoraggiante la cosa. E facciamo che vado prima io. Vai. Che abbiamo mangiato un po' in questi giorni. Guarda che stanno volando, ci sono gli avvoltoi in spiaggia. Siamo a Playa San Josecito, che è l'inizio del nostro percorso per il Drake Bay Trail. È l'inizio del nostro percorso perché noi lo stiamo facendo al contrario, quindi partiamo dal finale in modo da essere un po' più rilassati per tornare alla cittadina di Drake Bay. Drake Bay Trail parte da Bahia Drake e arriva fino a Playa San Josecito. È un percorso che sicuramente va fatto se si viene qua nella penisola di Osa, perché è bellissimo. Innanzitutto passi in mezzo alla giungla e ad un susseguirsi di spiagge meravigliose tipo questa, ma ce ne sono veramente tantissime. Ci vuole più o meno 4 ore, diciamo, prendendosela con calma, perché comunque merita anche fermarsi nelle varie spiagge. È veramente molto bello, un po' faticoso col caldo, però insomma ci si può tranquillamente fermare come abbiamo appena fatto noi adesso. Segue il trail, bello tosto perché fa caldo, però ci sono degli scorci di giungla e delle spiagge fenomenali. Forse non abbiamo mai visto una costa così selvaggia. Ci siamo fermati a bere un po' d'acqua e a riposarci un attimo e praticamente abbiamo scimmie dappertutto, siamo circondati da piccole scimmiette, è bellissimo. Ammazza! Ce ne andiamo. Via. Erano un po' minacciose quelle lì. Siamo più o meno nell'ultima mezz'ora di percorso del trail e siamo abbastanza stanchi, devo dire la verità, che è da stamattina che stiamo camminando.
Più che altro è perché fa caldo, fa veramente tanto caldo e su giù, però insomma se uno riesce a prendersela con calma è una cosa assolutamente fattibile. E forse fare avanti e indietro in giornata bisogna essere molto allenati, secondo me. A noi avevano detto che il percorso più o meno poteva durare più o meno 2 ore e mezza. In realtà il percorso dura molto di più, perché comunque bisogna guardare dei fiumi e ci sono dei pezzi dove se c'è tanta acqua bisogna proprio entrare dentro i fiumi, e quindi in realtà secondo noi un tempo più sono tipo 4 ore. Noi siamo stanchissimi per il trekking di oggi, però siccome siamo dei furboni abbiamo prenotato l'hotel più distante dal villaggio. Però costava poco. Però costava poco, è vero. Abbiamo capito perché costava poco. Esatto. Ho preso praticamente l'hotel che è quasi al confine con Panama. No, in realtà è molto bello. Sì, è bello. È molto bello, costa poco ed è praticamente nella giungla, quindi abbiamo un sacco di animali, però è lontano. È lontano, ogni volta una bella scarpinata. 20 minuti a piedi. Sì. In salita. Esatto, tutta salita Come adesso. ovviamente. El gallo de Tomás Valente o el de Francisco, ¿cuál va a quedar? Jueguen los gallos, señores, se oye gritar. Jueguen los gallos, señores. Eccoci arrivati. Dopo Questo è il nostro hotel. 20 km di giungla ce l'abbiamo fatta. Ma siamo nuovamente nella giungla. Nonostante la stanchezza di un inizio viaggio così avventuroso, ci siamo già innamorati di questo posto, ma le destinazioni di questo viaggio saranno tante. Reía con Tomás, vi a Tomás levantar la pistola. O facciamo la natin più qua o queste. No, ma non che sale. Non che sale fai natin più qua. Dobbiamo andare a Sierpe e prendere la Sierpe là, alle 6 del mattino, ma se no non ce la facciamo. Muerto el gallo de Tomás Valente. Dico, cioè adesso ci pensiamo dove andare, adesso mangiamo perché è arrivato un guacamole buonissimo. La penisola di Osa e Drake Bay sono stati un'esperienza intensa ed incredibile. Ci sarebbe piaciuto esplorare ancora di più, ma abbiamo deciso di partire verso altre mete dell'America centrale. Alla prossima Costa Rica e alla prossima amici di Paguro Journey.